Nel 2007 il panorama videoludico mondiale era caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica e da una crescente frammentazione dei gusti del pubblico. In particolare, il Nintendo DS, grazie alla sua interattività e all'innovazione offerta dalla doppia schermata e dal touchscreen, stava consolidando il suo successo. Con oltre 40 milioni di unità vendute in soli 2 anni, il DS aveva già rivoluzionato il modo di giocare, offrendo nuove modalità di interazione e di narrazione. Questo scenario forniva un terreno fertile per progetti interattivi, capaci di unire il gameplay tradizionale a narrazioni più coinvolgenti e immersive. In questo clima di rinnovamento, molti franchise di lunga data, come ad esempio Pokémon, avevano iniziato a mostrare segni di stanchezza creativa. Nonostante i successi commerciali, Pokémon Diamante e Perla, per esempio, avevano venduto oltre 10 milioni di copie, il pubblico iniziava a crescere, capaci di sorprendere e innovare nel modo di raccontare storie e proporre esperienze ludiche. Fu in questo contesto che Level 5 decise di scommettere su un progetto diverso dal solito, un videogioco calcistico che andasse ben oltre la mera simulazione sportiva, incorporando elementi tipici dei giochi di ruolo e di narrazioni in stile anime. Questa scelta creativa mirava a portare i giocatori in un universo narrativo ricco di colpi di scena, emozioni forti e personaggi ben caratterizzati, in grado di coinvolgerli non solo come sportivi, ma anche come spettatori di una storia epica. Il progetto prese spunto da storiche serie animate come Holly e Benji, che avevano saputo rendere il calcio un'emozione condivisa da intere generazioni, ed altri titoli che avevano saputo mixare azione, narrazione e sport. Tuttavia Level 5 aggiunse un ulteriore tocco di spettacolarità ispirandosi a icone della cultura pop, come Dragon Ball, famosa per le sue battaglie epiche e per le tecniche sovrumane dei personaggi. In questo modo le partite di Inazuma Eleven non erano solo competizioni sportive, ma veri e propri scontri tra eroi dotati di mosse spettacolari e poteri straordinari. Nonostante l'entusiasmo e la visione innovativa, la realizzazione di Inazuma Eleven fu tutt'altro che un percorso lineare. Il team di sviluppo dovette affrontare numerose sfide, sia tecniche che creative, per riuscire a integrare perfettamente le dinamiche del calcio con quelle tipiche di un gioco di ruolo. Una delle difficoltà principali fu rappresentata dalla necessità di bilanciare un gameplay semplice e immediato, adatto anche ai più giovani, con una componente strategica e narrativa che potesse mantenere l'interesse anche dei giocatori più esperti. La progettazione delle mosse speciali come il Tornado di Fuoco o la Mano di Luce richiese una particolare attenzione. Queste tecniche dovevano essere visibilmente spettacolari e allo stesso tempo integrarsi coerentemente nella logica del gioco. Il risultato fu un sistema di gioco innovativo che, pur semplificando alcune dinamiche del calcio tradizionale, offriva una profondità strategica inedita per il genere sportivo. Per Level 5 il successo di Inazuma Eleven non poteva essere affidato esclusivamente al videogioco. Fin dalle fasi iniziali la società ha adottato una strategia multimediale ispirata a modelli già provati come quello di Pokémon. Una mossa fondamentale fu la collaborazione con la celebre rivista giapponese CoroCoro, un punto di riferimento per i giovani lettori, a cui fu affidata la pubblicazione di un capitolo manga dedicato al nuovo franchise nel 2008. Questo passaggio fu cruciale per creare sinergie tra i diversi media, alimentando la curiosità e costruendo una solida base di fan ancora prima dell'uscita del gioco. Il lancio del gioco, avvenuto il 22 agosto 2008 per Nintendo DS, però non rispecchiò immediatamente le aspettative. Il debutto fu modesto, con vendite che si aggirarono attorno alle 400.000 copie in Giappone. Tuttavia questa iniziale delusione fu ben presto compensata da una strategia di marketing ben calibrata, basata sul potere dell'anime. L'anime di Inazuma Eleven, trasmesso per la prima volta sempre nel 2008 in Giappone e successivamente in Europa, fu il catalizzatore del fenomeno. Uno stile visivo dinamico, coreografie spettacolari e una narrazione in grado di toccare corde emotive profonde. L'anime fece breccia nel cuore di milioni di spettatori e personaggi come Mark Evans, Axel Blaze e Jude Sharp divennero figure iconiche capaci di ispirare intere generazioni. La trasmissione dell'anime, soprattutto in Europa, in paesi dove il calcio è una passione radicata come l'Italia, la Spagna e la Francia, contribuì in maniera determinante a creare una connessione emotiva tra il prodotto e il pubblico.
In Italia, per esempio, l'anime venne trasmesso su Rai 2 con un doppiaggio curato che rese i dialoghi e le situazioni ancora più coinvolgenti. Il successo in televisione fece sì che bambini e ragazzi non solo seguissero le avventure dei protagonisti, ma cominciassero a sognare di emulare le loro imprese sul campo, dando così una nuova linfa alle vendite del videogioco e degli altri prodotti correlati. Oltre all'anime e al videogioco, Level 5 ha saputo di estendere il proprio universo attraverso diverse linee di prodotto, creando un vero e proprio ecosistema intorno a Inazuma Eleven. Il manga, pubblicato su CoroCoro, contribuì a fornire ulteriori dettagli sulla lore del franchise, espandendo la storia e approfondendo i retroscena dei personaggi. Questa integrazione tra media fu fondamentale per mantenere alta l'attenzione del pubblico e per creare una community coesa e appassionata. Il merchandising giocò un ruolo strategico. Giocattoli, gadget e carte collezionabili divennero strumenti di diffusione del brand. In particolare, le carte collezionabili permisero ai fan di portare a casa un frammento del mondo di Inazuma Eleven, rafforzando il legame emotivo con il brand. Unito a campagne di marketing coordinate e a eventi promozionali, contribuì a trasformare Inazuma Eleven in un fenomeno di massa. La popolarità di Inazuma Eleven non si limitò all'epoca d'oro del franchise, ma ha saputo mantenere una base di fan incredibilmente affezionata. Il senso di nostalgia ha giocato un ruolo fondamentale. Chi aveva vissuto le prime avventure del 2008 continua a rivivere quelle emozioni attraverso community online, forum, gruppi social e fan art. I social e piattaforme come YouTube hanno offerto spazi per discutere, analizzare e celebrare i momenti più iconici del franchise, contribuendo a mantenere viva la passione e a far conoscere Inazuma Eleven anche alle nuove generazioni. Uno dei punti di forza di Inazuma Eleven risiede nel suo approccio narrativo. In un periodo in cui molti giochi si concentravano esclusivamente sull'aspetto competitivo e meccanico, Level 5 ha scelto di dare ampio spazio alla storia e allo sviluppo dei personaggi. La narrazione del franchise si basa su temi universali: la lotta per superare le proprie paure, l'importanza dell'amicizia e il valore della determinazione. Le storie individuali dei personaggi, le loro sfide e le loro vittorie sul campo sono state concepite in modo da rispecchiare le difficoltà e le aspirazioni dei giovani spettatori. Così facendo, Inazuma Eleven è riuscito a instaurare un rapporto empatico con il proprio pubblico, trasformando ogni partita in un'esperienza emotiva e coinvolgente. Il futuro del franchise sembra quindi promettente, con la possibilità di espandersi. Infatti verrà rilasciato anche Inazuma Eleven 2, ma di questo ne parleremo in un prossimo video, creando una dinamica in cui vecchie glorie e nuove opportunità si incontrano per dare vita a esperienze di gioco sempre più immersive e coinvolgenti. Il successo di Inazuma Eleven è il risultato di una visione a lungo termine, in cui ogni elemento è stato studiato per creare un'esperienza integrata e coinvolgente. La sfida di innovare un mercato saturo e in rapida evoluzione è stata affrontata con coraggio e creatività, dando vita a un prodotto che ha saputo trascendere il tempo e conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La storia di Inazuma Eleven è un esempio lampante di come la passione per il calcio, unita alla voglia di innovare e di raccontare storie coinvolgenti, possa generare un fenomeno culturale capace di superare i confini di età, genere e nazionalità. Grazie all'accurata cura dei dettagli, a una strategia di marketing ben orchestrata e un'attenzione costante alle esigenze dei fan, Inazuma Eleven è riuscito a trasformarsi da semplice videogioco in una vera e propria leggenda, destinata a rimanere nella memoria degli appassionati per molti anni a venire. Le soundtrack sono un'esperienza fondamentale dell'esperienza di gioco, contribuendo a creare un'atmosfera unica che ha reso la serie particolarmente amata dai fan. L'intera saga ha un'importante componente musicale che si intreccia con la narrativa, l'azione e l'evoluzione dei personaggi. L'host del primo Inazuma Eleven si caratterizza per un mix di temi energetici e melodie più emozionali, composte principalmente da Yasunori Mitsuda. La musica riesce ad enfatizzare l'importanza di ogni partita, ma restituisce anche momenti più intimi e riflessivi. In generale, Inazuma Eleven ha ricevuto recensioni positive per la sua originalità e per come riusciva a combinare elementi RPG e sportivi, sebbene alcuni critici abbiano notato la mancanza di profondità nelle meccaniche calcistiche e la facilità del gioco. La sua accessibilità, la narrazione coinvolgente e il fascino dei personaggi hanno fatto di Inazuma Eleven un titolo di successo, ma la critica lo ha visto anche come un gioco adatto principalmente agli appassionati di anime e a coloro che cercano un'esperienza sportiva più leggera, attribuendogli mediamente un voto di 7 su 10.
Il percorso di Inazuma Eleven, iniziato in un'epoca in cui il Nintendo DS dominava il mercato, ha saputo sfruttare il fermento creativo di quegli anni per creare il prodotto che, pur partendo da premesse semplici, si è evoluto fino a diventare un vero e proprio universo narrativo. La lezione che possiamo trarre da questo successo è che, con visione, passione e una strategia ben definita, è possibile trasformare anche le sfide più ardue in opportunità di innovazione e crescita. Questa retrospettiva su Inazuma Eleven non è solo un viaggio nel passato, ma è anche un'occasione per apprezzare quanto il coraggio di innovare e la sinergia tra diverse forme di narrazione possano trasformare un'idea in un fenomeno globale. Mentre il franchise si prepara a scrivere nuovi capitoli con Inazuma Eleven Victory Road, resta intatto il ricordo di quelle prime sfide e delle scelte audaci che hanno permesso a Level 5 di creare qualcosa di veramente unico nel panorama videoludico mondiale.